visioni mistiche, uniformi sgargianti, titoli a volte pittoreschi, esagerati, atteggiamenti istrionici, voltafaccia clamorosi e anche delle leggende, a volte assurde, a volte truculente, come quella riguardante atti di cannibalismo. Di chi stiamo parlando? Parliamo non di un personaggio da fumetto o magari di un particolare antagonista dei film di James Bond, quindi non di un parto della fantasia di qualche scrittore o sceneggiatore. Parliamo di un personaggio storico, effettivamente vissuto e che con queste sue particolarità molto strane e a volte decisamente inquietanti, ha caratterizzato la storia di un pezzo dell'Africa per parecchi anni, lasciando un pessimo ricordo nel suo paese e una lunga scia di sangue, oltre a essere entrato nell'ambito internazionale attraverso degli episodi estremamente controversi. La nostra storia inizia il 25 gennaio del 1971. Siamo in Uganda, ex colonia britannica nel pieno dell'Africa equatoriale, una colonia diventata indipendente ormai da tempo e che quel giorno vive un colpo di Stato. Non è l'unico colpo di Stato che l'Africa abbia vissuto nell'era post-coloniale. Se dovessimo fare un elenco, penso che ci metteremo qualche giorno a dettagliare tutto quello che è accaduto con i putsch militari, riusciti e non riusciti. In quel giorno, comunque, il 25 gennaio 1971, un corpulento militare che al suo reale nome e cognome accompagna un buffo soprannome, sfrutta la momentanea assenza dell'uomo forte dell'Uganda per prendere il potere. Questo militare grande e grosso, un vero e proprio gigante d'ebano che il mondo imparerà a conoscere, è Idi Amin Dada. Nato da una famiglia di origine Kakwa, che è una etnia del Basso Nilo, localizzata all'incirca dove oggi è il sud del Sudan, e l'Ugbara, i giganti delle giungle localizzati nell'attuale Congo, Idi Amin, Idi è il nome, Amin è il cognome, assume quel cognome Amin quando suo padre, inizialmente cattolico e animista, decide di convertirsi all'Islam sunnita. È una pratica abbastanza diffusa, d'altronde spesso e volentieri le conversioni da una confessione all'altra in quella zona portavano a delle conseguenze di tipo sociale ed economico. Potevano avvantaggiare la carriera di un capofamiglia che magari cercava spazio nella società coloniale dell'epoca o addirittura degli incarichi nell'amministrazione coloniale. Com'è? Come non è? Idi Amin vive una doppia istruzione, prima all'interno della famiglia materna e poi in una scuola coranica. Inizialmente quindi viene educato al cattolicesimo, poi passa anche lui all'Islam sunnita. Nel 1946 Idi Amin ha 21 anni, è il momento della leva militare da svolgere all'interno delle forze armate della Gran Bretagna, che ancora controlla tutta la regione e non ha ancora concesso l'indipendenza all'Uganda. Idi Amin viene arruolato nei King's African Rifles, i fucilieri africani del re, e sono reparti coloniali composti in larghissima parte da soldati locali, da sottufficiali a volte locali e da ufficiali bianchi arrivati appunto dal Regno Unito. Sotto le armi, Idi Amin viene stanziato prima in Somalia e poi in Kenya, nel pieno della rivolta dei Mau Mau, che viene contrastata proprio dall'esercito inglese nel corso di un'operazione di controguerriglia. Proprio in Kenya, Idi Amin riceve il soprannome Dada. Dada è una parola colloquiale che si usa in diversi dialetti parlati nell'area dell'Africa centrale e significa sorella. Perché Idi Amin viene chiamato Dada, cioè sorella? Perché pur avendo l'aspetto di un bambinone grande e grosso, anche magari un po' ingenuo, Idi Amin in realtà è estremamente furbo. Più di una volta viene sorpreso in caserma o negli accampamenti in compagnia di giovani ragazze. E lui, per evitare punizioni, ogni volta dice che la ragazza in sua compagnia è Dada, sua sorella. È un modo per evitare una reprimenda, magari anche gli arresti, e nel contempo continuare a intrattenere relazioni con quelle che non sono esattamente delle fidanzate, ma sono delle ragazze che spesso e volentieri lui stesso chiama nei suoi alloggi. Già questo fa capire quanto Idi Amin abbia
una doppia personalità. Al di fuori bonaccione, tranquillo, quasi da sembrare stupido. All'interno invece estremamente intelligente e scaltro. Quell'omone di quasi 2 metri per 120 kg di peso, al termine del servizio militare, trova subito impiego. Trova impiego in Uganda. Prima come boxer. Tant'è vero che vince il titolo di campione dei pesi massimi dell'Uganda. D'altronde il fisico non si insegna. Se si ha la fortuna di aver avuto in dote da madre natura un fisico imponente, lo si può sfruttare in tanti modi. Poi, dopo il 1962, quando l'Uganda finalmente diviene indipendente, Idi Amin decide di entrare nell'esercito ugandese. Un esercito che, come spesso accade nelle nazioni africane che da poco hanno ottenuto l'indipendenza, è direttamente al servizio dell'uomo potente di turno. L'Uganda inizialmente è una repubblica con una fragilissima democrazia interna. Da un lato c'è il presidente e vecchio re del Buganda e dall'altro c'è il primo ministro Milton Obote, un notabile che ha studiato in Inghilterra, molto intelligente anche lui, ma che non sopporta gli inglesi, anzi potremmo definirlo un acceso anticolonialista e antibritannico. Quando nel 1964, cioè appena 2 anni dopo l'indipendenza, Obote deve fronteggiare un ammutinamento perché la guarnigione di Jinja, una importante città che conserva l'unico ponte sul Nilo in tutto il paese, decide di sollevarsi per ottenere promozioni e paghe più alte. All'interno di quella guarnigione c'è proprio Idi Amin Dada. Qualcuno dirà che sia stato Idi Amin a sobillare o comunque a scatenare la scintilla che ha fatto divampare l'incendio della guarnigione. Quello che è certo è che da quel momento, anche se la crisi viene risolta con l'intervento inglese, un intervento che Obote è costretto a chiedere anche se non vorrebbe, quello potrebbe definirsi come il primo atto politico di Idi Amin Dada e soprattutto l'inizio di una rivalità, per non dir di peggio, con Obote. Obote stesso, poco tempo dopo i fatti di Jinja, è costretto quasi a chiamare Idi Amin Dada alla capitale. E perché? Perché Obote è un uomo corrotto e gli uomini corrotti riconoscono i propri simili e tendono ad associarli nei propri affari o a escluderli. Di solito si comincia sempre ad associarli. Obote capisce che anche Idi Amin è avido e quindi lo chiama per coinvolgere un contrabbando di armi, avorio e oro verso il vicino Congo, approfittando del fatto che in Congo la rivolta dei Simba, una setta che si propone di massacrare tutti gli europei e di riportare il Congo all'antico, alle vecchie tradizioni tribali, ha messo a ferro e fuoco una buona fetta del paese. Anche l'Uganda comincia a mostrare insofferenza verso la democrazia. D'altronde, come abbiamo detto, queste repubbliche postcoloniali sono estremamente fragili. Tant'è vero che il 16 dicembre del 1969, dopo aver ottenuto i pieni poteri e aver esautorato il vecchio presidente, Obote viene ferito in un attentato che più di qualcuno dice sia stato ispirato, se non addirittura organizzato, dallo stesso Idi Amin Dada, il quale, probabilmente per mettersi al sicuro, lascia temporaneamente Kampala e si trasferisce all'estero, non prima di essersi assicurato la fedeltà degli alti gradi dell'esercito. Da quel momento Obote capisce che i traffici comuni con Idi Amin non possono continuare, anzi la rivalità scoppia in maniera fortissima, tant'è vero che tra i due non c'è più un dialogo, non si parlano nemmeno. Quando Obote si ristabilisce, l'unico alto militare con cui non parla è proprio Idi Amin. E Idi Amin studia un piano per prendere lui il potere. Approfitta di una partenza temporanea di Obote per un summit al Commonwealth a Singapore per organizzare il colpo di Stato, il 25 gennaio del 1971. Potremmo definirlo un colpo di Stato quasi incruento, almeno confrontandolo con quelli che avvengono nel resto dell'Africa, in Congo, in Nigeria e in altre parti del continente. Già, perché in fondo Idi Amin si era già garantito la fedeltà degli alti gradi dell'esercito e quindi impiega davvero poco a prendere il controllo del governo, di quello che viene chiamato Parlamento, ma che in realtà è più che altro una riunione di capi tribù, della radio e di tutti i gangli vitali della capitale. Ci vuole davvero poco. Nel giro di una giornata, Idi Amin ha il potere e i militari lo acclamano
come loro nuovo presidente, mentre Obote, che si trova a Singapore, è costretto sostanzialmente ad assistere al fatto compiuto, anche se medita vendetta. Sarà una lunga faida quella tra Obote e Idi Amin, ma lo vedremo successivamente. La presa di potere da parte di Idi Amin Dada rappresenta una novità nell'Africa, una novità inizialmente ben accettata anche dall'Occidente. Tant'è vero che Idi Amin si pone come un presidente apparentemente liberale che vuole modernizzare il paese, che vuole dare una spinta fortemente occidentale al paese. Quindi abolisce la polizia segreta, fa uscire di galera gli oppositori di Obote, promette libere elezioni nel giro di un anno e in più vara dei piani di alfabetizzazione, cosa abbastanza strana, d'altronde si dice che lo stesso Idi Amin sappia a malapena leggere e scrivere, e piani di assistenza sanitaria. Sembrerebbe, se non il paradiso, comunque un bel salto in avanti. Tant'è vero che Gran Bretagna e Israele sono tra i primi stati a riconoscere il nuovo governo di Idi Amin e a prestargli aiuto materiale, ma anche finanziario. Eppure, quel famoso anno per giungere alle libere elezioni non arriva mai. Nel giro di qualche mese Idi Amin mostra la sua vera faccia. Come dicevamo, due volti, quello gioviale, tranquillo, bonaccione, simpatico, ed è il primo volto. Poi c'è il volto astuto, crudele, e lo si vede appunto nel volgere di qualche mese. Se non c'è più la polizia segreta, non è detto che non ci siano più le brutalità. Anzi, vengono istituiti dei veri e propri squadroni della morte che di giorno e di notte prelevano, torturano e uccidono cittadini comuni, soprattutto di due etnie, Lango e Acioli, le etnie che hanno sempre simpatizzato per Obote, che nel frattempo è andato in esilio nella vicina Tanzania. Idi Amin si comporta quindi come qualsiasi altro dittatore, premia i suoi amici e reprime nel sangue qualunque tentativo, anche solo di protesta, o addirittura arriva a prevenire attraverso gli squadroni della morte, ordinando uccisioni indiscriminate. Non bastasse, Idi Amin compie una profonda giravolta anche in campo internazionale. Espelle gli israeliani, che pure lo avevano aiutato, anche ricostruendo il terminal aeroportuale internazionale di Entebbe, e gli ultimi inglesi. Idi Amin, in nome di una fratellanza musulmana, almeno così dice lui, preferisce legarsi alla Libia di Gheddafi, uno stato già definito come canaglia in ambito internazionale che diventerà ancora più canagliesco negli anni Ottanta, e supporta il terrorismo palestinese. Dal giorno alla notte, l'Uganda passa da possibile laboratorio di una democrazia di stampo occidentale nel cuore dell'Africa a sponsor del terrorismo internazionale. Sì, lo so, vi domanderete, ma com'è possibile tutto questo? È semplicemente parto della mente di Idi Amin, che cerca consenso anche nel blocco orientale, si fa spedire armi e sovvenzioni dall'Unione Sovietica e dai suoi satelliti in Europa e ripudia al tempo stesso ogni rapporto con gli Stati Uniti d'America, col Canada, con gli europei occidentali. Nel frattempo, Idi Amin non dimentica i suoi vecchi amici militari, quelli che sono stati i suoi compagni d'armi sin dalla rivolta di Gingia. E cosa fa? Aumenta gli stipendi, distribuisce promozioni, acquista armi moderne. Insomma, le spese militari aumentano a dismisura e cominciano a strozzare il bilancio nazionale dell'Uganda, che sì, è un bellissimo paese, sì, ha delle risorse minerarie, però è pur sempre un paese postcoloniale, è pur sempre un paese dall'economia molto fragile. E in quel momento Idi Amin ha un'altra delle sue trovate. Lui le attribuisce a delle visioni notturne mistiche in cui gli apparirebbe il profeta Maometto oppure Allah in persona, suggerendogli cosa fare. I medici pensano che sia solo parte di un delirio dovuto a una sifilide contratta in gioventù e mai del tutto curata. Fatto sta che dopo aver cacciato gli inglesi, gli israeliani, gli europei, gli americani, Idi Amin se la prende con i cinesi e gli indiani, non con la Cina e l'India, si badi bene, ma con quei cittadini di origine cinese, di origine indiana, che erano arrivati in zona quando ancora c'era l'impero britannico e che soprattutto animavano il commercio e la piccola borghesia. Senza di loro, che vengono espulsi con un decreto presidenziale, l'economia di base dell'Uganda entra in una spirale di crisi irreversibile. Già perché non c'è modo di rimpiazzare a breve un'intera classe media, non c'è modo di riavviare il commercio e l'economia reale sostituendo di punto in bianco un'intera classe sociale. Idi Amin pare fregarsene. Per lui va bene così, ma comincia a commettere degli errori. Il primo grave errore avviene nell'estate del 1976. In quell'estate un comando dell'OLP
dirotta un aereo dell'Air France da Atene a Entebbe. A bordo i terroristi hanno preso ostaggi e chiedono insistentemente la liberazione di loro compagni d'arme in Israele, oltre che la liberazione dei terroristi della Rote Armee Fraktion in Germania. Israele, come si sa, non tratta con i terroristi e preferisce organizzare un'operazione speciale per liberare i prigionieri. D'altronde il terminal di Entebbe è stato costruito da ditte israeliane che mettono immediatamente a disposizione delle forze speciali i progetti di costruzione. Con quei progetti le IDF organizzano delle esercitazioni lampo per istruire i commandos sugli interni del terminal dove sono stati trasferiti dall'aereo i vari prigionieri. Poi, da un israeliano di Jaffa, viene presa a prestito una Mercedes. Perché? Perché Idi Amin, oltre ad avere una passione smodata per le uniformi sgargianti, ne cambia una al giorno, una più colorata e decorata dell'altra, ha anche una passione per le Mercedes. Viaggia sempre con una Mercedes. Quindi scatta il piano. Le IDF prendono accordi col Kenya, che non è esattamente amico di Idi Amin, per un ponte aereo dal Kenya in Tanzania e poi in Uganda. Si fanno scaricare dagli aerei a trasporto ai margini della pista di Entebbe. Scende un comando a bordo della famosa Mercedes e di vetture di scorta, in modo tale che le sentinelle, vedendo arrivare la Mercedes, pensino a una delle solite visite di Idi Amin, che effettivamente in quei giorni più di una volta si reca al termine di Entebbe per delle conferenze stampa, per denunciare i crimini israeliani e per esprimere il suo pieno appoggio all'OLP. Certo, il fatto che Idi Amin abbia cambiato il colore della sua Mercedes inizialmente rischia di dare l'allarme, ma gli israeliani sono estremamente efficienti. L'operazione si svolge nel breve termine di una notte con due sole vittime, un ufficiale, Yonni Netanyahu, il fratello di Benjamin Netanyahu, futuro primo ministro di Israele, e una donna che era stata spostata all'ospedale di Kampala e il cui letto verrà ritrovato vuoto giorni dopo. Si verrà a sapere che è stata uccisa per ordine di Idi Amin come vendetta nei confronti degli israeliani. L'operazione israeliana è un vero e proprio successo e ha ampio risalto sui giornali internazionali. È uno smacco enorme per Idi Amin Dada, che vede la sovranità del suo Stato completamente violata. Oltretutto da chi? Da quello che per parole dello stesso Idi Amin, è uno dei peggiori nemici dell'Uganda, cioè Israele. Quando poi emergono le complicità di Kenya e Tanzania, Idi Amin va su tutte le furie e non si limita più agli squadroni della morte che continuano a imperversare e a sequestrare, torturare, uccidere chiunque. No, il dittatore, che ormai è diventato sempre più paranoico e sempre più logorroico, decide nell'ottobre del 1978 di invadere la Tanzania. Il motivo sarebbe una disputa di confine. Idi Amin, nella sua lucida follia, afferma che una intera provincia della Tanzania sarebbe in realtà parte dell'Uganda e sarebbe stata sottratta all'epoca del colonialismo inglese. La rivuole indietro, incurante delle prime voci di dissenso che iniziano a levarsi timide all'interno dell'Uganda. Idi Amin parte all'avventura, ma è un vero e proprio disastro. L'esercito di Idi Amin, pur armato dal blocco orientale, si sfalda come neve al sole, la disciplina non c'è e quando la Tanzania contrattacca, appoggiata da volontari ugandesi fedeli all'ex primo ministro Milton Obote, in 6 mesi la guerra finisce. Finisce con l'arrivo delle truppe tanzanesi a Kampala, truppe tanzanesi che tra l'altro lamentano appena in tutta la campagna la perdita di un carro armato e di pochi soldati, mentre l'esercito ugandese è nel caos. Idi Amin scappa all'estero, si dice con un tesoro incredibile, accumulato in anni e anni di terrore e di ruberie. Ma soprattutto la sua fuga apre il libro dell'orrore. Si scopre tutto ciò che è avvenuto in Uganda in quegli anni interminabili di dittatura. Sono stati anni non difficili, impossibili. Si scoprono le prigioni segrete, le celle di tortura, le fosse comuni. Gira voce che Idi Amin fosse addirittura dedito al cannibalismo, che addentasse il cuore e gli intestini delle sue vittime per assumere una forza straordinaria o per divorare le loro anime. Non si è mai capito se fossero dicerie o realtà. Quello che è certo è che i cadaveri esumati
gli scheletri ritrovati prefigurano un vero e proprio genocidio perpetrato da Idi Amin Dada e dai suoi complici. Idi Amin si rifugia in Iraq e poi in Arabia Saudita, dove ha depositato parte del suo tesoro. E forse per questo motivo le autorità saudite sono restie a rispondere alle richieste di estradizione che arrivano dall'Uganda affinché l'ex dittatore risponda dei suoi crimini. Quello che suona incredibile è che dalla fine degli anni 70 fino al suo ultimo giorno sulla Terra, il 16 agosto del 2003, Idi Amin Dada chiederà a più riprese la possibilità di tornare in Uganda, non come imputato in un processo, ma come leader politico riconosciuto. Follia, megalomania, distacco dalla realtà? Non possiamo dirlo, almeno non con certezza. Quello che è certo è che Idi Amin Dada, sobillato a volte da Mobutu Sese Seko, il dittatore del vicino Zaire, più volte tenta di trovare un accordo per tornare. Alla fine preferisce stabilirsi definitivamente a Jeddah con le sue mogli, a trascorrere le giornate nel lusso, a mangiare, bere, parlare in maniera logorroica e guardare i cartoni animati della Disney. Già, perché quel dittatore sanguinario ha sempre quel lato bonaccione, gli piacciono i cartoni animati. È incredibile, no? Il guaio di Idi Amin è che la sua salute non regge lo stile di vita. Il peso corporeo aumenta sempre più, arriva a 170 kg. Nel frattempo emerge il diabete, la neurosifilide di cui già avevamo parlato e una forma di insufficienza renale che lo obbliga alla dialisi. Il 20 luglio del 2003 Idi Amin entra in coma e viene ricoverato in un ospedale, mentre una delle sue mogli implora il presidente ugandese Yoweri Museveni di consentire a suo marito, ormai prossimo ad andarsene, ad essere sepolto nella terra natale. La risposta è secca. Qualunque siano le condizioni di salute di Idi Amin Dada, quando e se varcherà la frontiera, sarà chiamato a rispondere dei suoi crimini. L'agonia durerà qualche settimana. Si concluderà, come abbiamo detto, il 16 agosto del 2003. Idi Amin Dada non rivedrà mai più gli infuocati tramonti dell'Uganda, ma il suo nome resterà per sempre legato a uno dei genocidi più oscuri e più truculenti di tutta la storia dell'Africa. Il suo nome resterà legato a Entebbe, all'avventura militare contro la Tanzania, alle follie, alle stravaganze, alle uniformi colorate, alle Mercedes, alle conferenze stampa interminabili, alle pretese di attribuirsi titoli nobiliari, gli eccessi, le assurdità, le risate, lo sguardo folle e omicida. Tutto questo era Idi Amin Dada, il gigante dal corpo d'ebano, un corpo grande ma fragile, che custodiva una mente sadica, diabolica, ma anche infantile.